Era il 5 novembre 1699 ed erano passati 6 mesi esatti da quando la nave Antelope aveva preso il mare partendo da Bristol, in Inghilterra. Fino a questo momento il viaggio è andato bene e quando finalmente tornerò in patria mi sistemerò definitivamente e vivrò con mia moglie e i miei figli. Oltre ad essere un medico, Gulliver coltivava un'enorme passione per i viaggi che lo aveva già spinto per mare molte volte. Da bambino aveva sognato di andare all'estero e di vedere terre lontane. Così, non appena si presentò l'occasione, intraprese un viaggio dietro l'altro. Ma ora, dopo molto tempo, cominciava ad avere nostalgia della sua casa e della sua famiglia. Ma quella stessa notte, l'Antelope fu sorpresa da un'improvvisa tempesta. Ammainare le vele! Calare in mare le scialuppe! Presto! Facciamo presto! Lo so che ti fa molto male, ma devi resistere! Gulliver non poteva davvero immaginare che quella tempesta avrebbe segnato l'inizio di un viaggio a dir poco straordinario. Terra, sono salvo. Ma dove sono? Che cosa è successo? Che fine hanno fatto gli altri membri dell'equipaggio? Ma che cosa mi è successo? Non riesco a muovermi, sono bloccato. Oh. Ma che è strano, eh? Non capisco. Guarda che roba. Tutto questo è incredibile. Sto sognando. Devo cercare di svegliarmi. Oh. Attaccate! No. E va bene, non mi muoverò, non farò niente. Non ho intenzione di farvi del male. Smettetela. Fermi, sospendete l'attacco! Ho il vago sospetto che non sia un sogno. Vorrei tanto sapere dove sono finito. Il luogo in cui Gulliver era approdato dopo il naufragio era un regno molto strano e misterioso, chiamato Lilliput. Possiamo immaginarci la grande sorpresa di Gulliver nel ritrovarsi in una terra così singolare, ma bisogna pensare che anche gli abitanti di Lilliput ebbero la stessa reazione al passaggio di Gulliver, l'essere più gigantesco che avessero mai visto. Quando il nostro eroe arrivò nella capitale di Lilliput, Mildendo, tutto il regno era ormai in preda ad una confusione indescrivibile. La gente accorreva a frotte per vedere il gigante di cui tutti parlavano, creando così una calca mai vista. Gulliver venne rinchiuso tra le mura di una vecchia fortezza e le sue gambe vennero saldamente legate con delle grosse catene. Mamma mia, guardate com'è! Annunciato da squilli di tromba, si stava avvicinando Sua Maestà l'Imperatore del Regno di Lilliput, accompagnato da 3 alti dignitari di corte, un comandante della Marina, il Ministro delle Finanze ed il Ministro della Difesa. E così quest'uomo grande come una montagna sarebbe il mostro comparso sulla spiaggia di Lilliput. Sì, maestà, ma non sappiamo se sia caduto dal cielo o se sia spuntato dalla terra.
Sire, non sappiamo quali possono essere le sue reazioni. Stategli lontano. Porgo i miei omaggi all'imperatore del regno che mi ospita. Il mio nome è Gulliver ed ero imbarcato in qualità di medico di bordo su una nave chiamata Antilope, naufragata al largo delle vostre coste. Oh, e così il vostro nome è Gulliver. Anche se d'aspetto grossolano sembra che conosca le buone maniere. Attento, Sire, non bisogna abbassare la guardia. Prima di fidarsi di lui occorre metterlo alla prova. Come credete? Grazie, Sire. Per ordine di Suo Maestà l'Imperatore devo fare un inventario dei vostri averi. Vi prego di fare ciò che vi dico e di collaborare. Perquisitemi liberamente se volete. Io prometto che non vi nasconderò niente. Guardie, portatemi subito il contenuto delle sue tasche. Presto, venite a sentire questo rumore. Forse è una creatura vivente. Impossibile, io dico che c'è qualcuno nascosto dentro. Quello è un orologio da tasca. Un orologio da tasca? Sì, lo consulto ogni volta che devo fare qualcosa o quando devo andare ad un appuntamento e ci tengo ad essere puntuale. Oh, allora questo orologio da tasca è un consigliere molto prezioso. Mi raccomando, ministro, abbiatene riguardo. Lo affido a voi, che ne sarete il diretto responsabile. Sì, maestà. Cosa sarà mai questo tubo di ferro? Beh, questa è una pistola. È un'arma e quando spara fa molto rumore. Se non vi spaventate vi faccio vedere come funziona. Io sono un comandante della Marina e ci vuole altro per riuscire a spaventarmi, sono stato chiaro? Attenzione! Il rumore dello sparo fece spaventare a tal punto i lillipuziani che decisero di prendere quell'arma così pericolosa e di portarla lontano dalla città. Ai! No, lasciami, non volevo farti del male. Non si attacca uno straniero senza il mio permesso. Dottor Gulliver, avete facoltà di decidere sulla sorte di quest'uomo. Posso farne tutto ciò che voglio, maestà? No, aiuto! Lasciami stare! Aiuto! Questa volta sono clemente, ma la prossima non sarà così. Vai pure, sei libero. Su, vai. Favorevolmente impressionato dal comportamento magnanimo di Gulliver, l'imperatore decise di organizzare una grande cerimonia di benvenuto in suo onore. Questo stupendo. Guardate quanto è bello! Quante cose buone da mangiare. Sono poco. Alla vostra salute. Oh! Grazie alla vostra. Oh no, povero me, con un ospite che mangia così tanto, le casse del regno finiranno per svuotarsi. Che disastro, resterò disoccupato. Col passare dei giorni, i lillipuziani si abituarono alla presenza di Gulliver e cominciarono a mettere da parte la loro diffidenza, tanto da consentire ai loro bambini di giocare con lui. Finché anche l'imperatore decise di accordare a Gulliver la propria fiducia. Siamo venuti ad annunciarvi la decisione dell'imperatore. Immagino che la notizia vi rallegri. Dato che il vostro comportamento è stato corretto, l'imperatore vi concede il permesso di muovervi liberamente per il regno. Ma prima dovete fare quello che vi dirò. Pronunciare il giuramento di fedeltà al regno con il cerimoniale che è in uso a Lilliput. Sarebbe a dire... È facile, basta seguire attentamente le mie istruzioni. Ora appoggiate la mano sinistra sul dorso del piede destro, ora il dito medio della mano destra sulla testa e il pollice della stessa mano sull'orecchio. Dal profondo del mio cuore giuro solennemente di restare fedele all'imperatore di Lilliput e di rispettare le leggi del suo glorioso regno. E così Gulliver era riuscito finalmente a riconquistare la libertà perduta. Aiuto! Salve, bella giornata, eh? Ah, questa città è davvero incantevole.
La libertà riconquistata era un gran sollievo per Gulliver, che tuttavia doveva sempre stare attentissimo a non schiacciare e distruggere niente al suo passaggio. Il fatto di aver finalmente conquistato la fiducia dell'imperatore di Lilliput lo riempiva di gioia. 2 settimane più tardi, all'alba, una misteriosa carrozza si avvicinò in gran segreto alla dimora di Gulliver. Cosa vi ha spinto a venire qui a quest'ora? Sono venuto perché vorrei chiedervi un grande favore. Un favore? Vi spiego. Per quanto ne sappiamo, al mondo esistono solo il regno di Lilliput e il regno di Blefuscu, che si trova dall'altra parte dell'oceano. Purtroppo i rapporti tra questi 2 regni si sono deteriorati al punto da portare ad una guerra che dura da 36 mesi. Ma per quale ragione questi 2 regni si sono dichiarati guerra? Il motivo della disputa tra di noi è se le uova alla coque vadano rotte e di conseguenza mangiate da sopra oppure da sotto. E siete in guerra per questo? Per noi è una questione di primaria importanza, vitale direi. Oh, se lo dite voi. Nel regno di Lilliput è tradizione rompere e mangiare le uova da sopra, ma molti contrari a questa tradizione sono fuggiti nel regno di Blefuscu, il cui esercito si prepara ad attaccarci con un grande spiegamento di forze. Temiamo di non riuscire a respingerlo. Ed è perciò, dottor Gulliver, che io sono venuto a chiedervi di aiutarci a respingere l'attacco dei nostri nemici. Fatelo per il bene dell'imperatore, vi prego. Va bene, il vostro imperatore è stato molto gentile con me, quindi accetto di difenderlo. Quella notte stessa, Gulliver, dopo aver preso con sé una lunga corda e degli arpioni, si incamminò verso il regno di Blefuscu, attraversando quello strano oceano a piedi. Ma che cos'è quello? Aiuto! Un mostro! Ci attacca! Nascondiamoci! L'improvvisa apparizione di Gulliver creò lo scompiglio più totale nel porto di Blefuscu. Forza! Via con le frecce! Di più! Colpite! Continuiamo a tirare le frecce! Non vedo più niente! Forza! Continuate! All'attacco! Così Gulliver si allontanò portando via gran parte della flotta di Blefuscu e lasciando i soldati di quel regno con la bocca aperta per lo stupore. Guardate laggiù all'orizzonte, maestà, il dottor Gulliver ce l'ha fatta e ha portato con sé molte delle navi di Blefuscu. Non era necessario arrivare a tanto. Ora, come comandante della flotta del regno, mi trovo in una posizione difficile per colpa sua. State tranquillo, maestà, il vostro regno è al sicuro. Già, per un po' il regno di Lilliput non dovrà temere attacchi nemici. In segno di gratitudine vi nomino Nardak, il più alto grado di nobiltà del nostro regno. Ditemi, dottor Gulliver, credete vi sia possibile tornare al porto di Blefuscu a prendere tutte le navi da guerra per portarle qui? Che cosa? Tutte le navi da guerra? Proprio così. In questo modo il regno di Blefuscu sarebbe completamente nelle mie mani. Noi potremmo imporre anche a loro il nostro modo di mangiare le uova. Mi dispiace, ma sono rimaste poche navi nel regno di Blefuscu, quindi i vostri nemici non sono comunque più in grado di attaccarvi. Perché piuttosto non cercate una soluzione diplomatica? Oh, che faccia tosta! Come osate opporvi ai desideri dell'imperatore? E dopo tutto quello che ha fatto per voi? Mi dispiace, ma non posso farlo. L'intenzione di Gulliver era di porre fine a quella guerra assurda, ma ottenne solo di rafforzare le ambizioni dell'imperatore di Lilliput. Ditemi una cosa, ministro. Secondo voi perché molte persone diventano egoiste e ambiziose quando raggiungono il potere? Purtroppo non saprei darvi una spiegazione. Spero solo che l'imperatore non faccia cose di cui un giorno potrebbe pentirsi. Presto, correte! Il palazzo imperiale è in fiamme! C'è un incendio! Aiuto! Aiuto! Chiamate i pompieri! Ci vuole dell'acqua! Oh. Presto! Aiuto! Presto! Ancora dell'acqua!
Perché non siete venuto subito? Spegnete questo incendio immediatamente! Certo, signore. Ci vorrebbe più acqua, molta più acqua. Ah, mi rendo conto che non è molto elegante, ma non ho scelta. Oh. Grazie alla sua idea, Gulliver era riuscito a spegnere l'incendio che era divampato al Palazzo Imperiale. Ma purtroppo... A spegnere il fuoco in quel modo, ma che sfrontatezza! Ora non potremo più tornare a vivere a palazzo. Gulliver aveva spento l'incendio in quel modo perché non aveva altri mezzi, ma il suo gesto aveva offeso l'imperatrice. È una punizione eccessiva. L'imperatrice è stata profondamente offesa dal suo comportamento. E non è tutto. Non dimentichiamo che solo ieri quell'uomo si è rifiutato di obbedire agli ordini dell'imperatore. E questo, a mio avviso, è un affronto imperdonabile. Secondo indiscrezioni, quell'uomo intrattiene relazioni poco chiare con il regno di Blefuscu. Forse ha intenzione di collaborare con il nemico. Non lo escludo. E comunque insisto nel dire che il comportamento di quello straniero è a dir poco oltraggioso. Il ministro delle finanze e il comandante della flotta non avevano mai nutrito una gran simpatia per Gulliver e aspettavano l'occasione per screditarlo agli occhi dell'imperatore, il quale cominciò a credere a quelle insinuazioni. Se Gulliver collaborasse davvero con il regno di Blefuscu, non avremo più speranze di vittoria contro i nostri nemici. Il dottor Gulliver è una persona onesta e sapete anche voi che non si permetterebbe mai di fare una cosa del genere. Sono accuse assurde. Ministro, se continuerete a difenderlo, finirete per essere sospettato anche voi di tradimento. Cosa? Ma come? Che cosa avete detto? Ho cercato in tutti i modi di difendervi, ma non sono riuscito a convincerli. Cioè, hanno deciso di uccidermi. Sospettano che collaboriate segretamente con il nemico e per questo vi accusano di tradimento. Scusatemi, dottor Gulliver. Io sono convinto che l'unica cosa che vi resta da fare sia di lasciare questo regno il più presto possibile. Credo che abbiate ragione. A questo punto è davvero l'unica possibilità. Vi ringrazio, ministro. Buona fortuna, dottore. Anche se non era mia intenzione, con la mia presenza ho creato solo dello scompiglio. Avendo saputo che molte persone erano fuggite dal regno di Lilliput per rifugiarsi a Blefuscu, Gulliver decise di chiedere aiuto alle autorità di quel paese. Mi rendo conto che chiedervi un favore è molto sfrontato da parte mia, ma purtroppo non saprei a chi altri rivolgermi. Vi prego. Date le circostanze e il modo con cui me lo chiedete, ho deciso di venirvi in aiuto. Benvenuto, dottor Gulliver. Presto, si prepari una cerimonia per l'ospite. Sì, maestà. L'imperatore di Blefuscu lo aveva accolto come se avesse dimenticato che quell'uomo aveva dimezzato la sua flotta da guerra, ma in realtà aveva un secondo fine. Se questo gigante collabora con noi, distruggeremo per sempre Lilliput. Intuendo le intenzioni dell'imperatore, Gulliver si sentiva molto scoraggiato. Anche l'imperatore di Blefuscu cerca di tenermi buono perché vuole utilizzarmi come arma da guerra. È disgustoso. Ma quella è... Maestà, vi ringrazio di cuore per avermi aiutato. Ma a questo punto non voglio approfittare oltre della vostra ospitalità. Con un colpo di fortuna mi sono procurato una barca con la quale spero di riuscire a tornare a Bristol. Siete proprio intenzionato ad andare via? Noi possiamo ospitarvi. Oh, grazie, ma non mi posso fermare. Abbiamo perduto una grande occasione. Sì, ma tutto sommato è meglio per noi se quel gigante ritorna da dove è venuto. Se si stabilisse a Lilliput sarebbe un disastro. Con la speranza di veder spuntare all'orizzonte la terra natia, Gulliver continuò a remare per molti giorni. Fortunatamente aveva portato con sé di che rifocillarsi. Oh, c'è una nave! Finalmente sono salvo.
In questo modo ebbe fine lo straordinario viaggio del dottor Gulliver. Guarda che carino! È incredibile. Non hai visto niente del genere? Sono uguali a quelle grandi. È vero! Sono convinto che in questo mondo ci siano ancora tanti paesi sconosciuti. Mi dispiace lasciare la mia famiglia, ma il desiderio di scoprire nuove terre e nuovi popoli è troppo forte in me. E fu così che esattamente 2 mesi dopo essere ritornato a Bristol, la sua città, il dottor Gulliver decise di riprendere il mare alla ricerca di nuovi mondi.